Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it. Che sia un momento desiderato e atteso da tempo oppure un imprevisto al quale non si era minimamente preparati, il test di gravidanza è un evento che suscita ansia e tante domande, a volte per niente scontate. In questo video rispondo alle 10 domande più comuni sul test di gravidanza. Se ti stai chiedendo se ti spiego come si fa il test di gravidanza e come si legge, sì, ti spiego tutto, anche con diversi tipi di test. Quindi metti like e iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma a noi è di grande aiuto per continuare a permetterci di fare video come questo. I test di gravidanza sono utilizzati per confermare o escludere una gravidanza, sono acquistabili in farmacia anche online e risultano affidabili se utilizzati correttamente nel momento opportuno. Un test di gravidanza rileva la presenza e i livelli della frazione beta della gonadotropina corionica umana. Questo ormone, chiamato brevemente beta-HCG, è prodotto da alcune cellule dell'embrione subito dopo l'annidamento nell'utero materno. Le stesse cellule poi daranno vita alla placenta che continuerà a produrre questo ormone. La sua presenza quindi conferma in modo molto precoce la gravidanza. Fino a qualche anno fa il test autodiagnostico, cioè quello che si fa a casa da soli, si poteva eseguire solo sulle urine. Da qualche anno invece è disponibile anche il test sul sangue, che però è meno diffuso. Fatta questa breve introduzione, rispondiamo alle principali domande sul test di gravidanza. Sembra banale, ma molto spesso il test viene eseguito troppo presto, cioè prima che i livelli di beta-HCG possano essere rilevati. È comprensibile l'ansia dopo un rapporto non protetto, un incidente di percorso, così come il desiderio di sapere se il sogno seguito da tanto tempo si è realizzato. Tuttavia è perfettamente inutile eseguire il test il giorno dopo il rapporto. Per definizione l'ormone beta-HCG viene prodotto a partire dall'annidamento dell'embrione e dalla fecondazione all'annidamento passano almeno 6-7 giorni, quindi nel frattempo bisogna aspettare. Se la gravidanza non è desiderata, piuttosto che eseguire test inutili in questo lasso di tempo, meglio ricorrere alla pillola del giorno dopo, ne parliamo in questo video. Tornando a noi, il momento ideale sarebbe a partire dal ritardo della mestruazione. Se il ciclo è irregolare, questo calcolo è un po' difficile da fare e quindi meglio aspettare circa 20 giorni dal rapporto non protetto. Ogni test ha una sua sensibilità specifica in base alla quale è possibile eseguirlo dal primo giorno di ritardo, da 3-4 giorni di ritardo o per i più sensibili addirittura 3-4 giorni prima del presunto arrivo della mestruazione. C'è però da dire che se si ottiene un risultato negativo, cioè non incinta, e le mestruazioni comunque non arrivano, bisogna fare un nuovo test per confermare la negatività oppure rivolgersi al medico. Questo potrebbe prescrivere le analisi di laboratorio oppure altre indagini. La gravidanza infatti non è l'unico motivo per il quale le mestruazioni non arrivano. Chiaramente la procedura cambia se si esegue il test sulle urine o sul sangue e le tempistiche possono variare da prodotto a prodotto, quindi bisogna leggere le istruzioni. Vediamo la procedura nel caso del test delle urine, che è molto più utilizzato. Si può fare la pipì direttamente sulla parte assorbente del test oppure si può immergere questa parte in un contenitore nel quale precedentemente si è raccolta la pipì. La seconda opzione è molto più semplice e a prova di errori, ma bisogna utilizzare un contenitore pulito e privo di residui, ad esempio di sapone, che potrebbero alterare il test. Il test va quindi appoggiato in piano e dopo il tempo di lettura indicato, che di solito è di qualche minuto, si legge il risultato. La lettura del test è di solito molto intuitiva e spiegata nel dettaglio nelle istruzioni. A seconda del tipo di test è possibile leggere una o due linee nei test analogici, nei quali 2 linee corrispondono a test valido e positivo, cioè incinta. Una linea corrisponde a test valido e negativo, cioè non incinta. Al posto della seconda linea si può avere anche un simbolo positivo se la gravidanza è in atto, negativo se la gravidanza non c'è, anche questo molto intuitivo. Infine la dicitura non incinta o incinta con le relative settimane nei test digitali. Anche se i test attualmente in commercio sono molto sensibili, è consigliabile effettuarli a risveglio utilizzando la prima urina del mattino. Dopo la notte infatti l'ormone beta-HCG sarà più concentrato e si ridurrà la possibilità di errore. Se non si può o non si riesce ad aspettare il mattino,
È meglio trattenere la pipì per almeno 4 ore, in modo da dare la possibilità all'ormone beta-HCG di concentrarsi nelle urine fino ad arrivare alla soglia di sensibilità del test. Ha senso effettuare un test di gravidanza nonostante si abbiano delle perdite ematiche se queste sono differenti dalle normali mestruazioni e c'è la possibilità di essere in attesa. Se si ottiene un risultato positivo è importante prenotare una consulenza con un ginecologo o un'ostetrica. Il medico potrebbe chiedere di confermare il risultato del test con le analisi di laboratorio. Se il medico non conferma la gravidanza, si trattava di un falso positivo. Tale evenienza è rara, ma può verificarsi in alcuni casi, ad esempio durante l'assunzione di farmaci a base di HCG, presenza di alcune condizioni come tumori o cisti ovariche che inducono la produzione di HCG, una gravidanza molto recente oppure un test scaduto o non conservato correttamente. Il test di gravidanza è da considerarsi non valido quando non appare la linea di controllo in quelli analogici, oppure c'è il display vuoto con un messaggio di errore in quelli digitali. La motivazione di solito è l'esecuzione errata del test o il superamento della data di scadenza. In questi casi il test non valido va gettato e va ripetuto con un test nuovo. I test di gravidanza in commercio sono tutti dispositivi medici validati e affidabili. Chiaramente la scelta dipende dalle esigenze specifiche e dalla disponibilità economica. A questo link trovi una selezione dei migliori test di gravidanza presenti su semprefarmacia.it. Se ne vuoi uno semplice ed economico, scegli quello con le lineette. Se vuoi effettuarlo prima del ritardo, scegli quello precoce. Mentre se vuoi una lettura a prova di errori e vuoi sapere da quanto tempo sei incinta, opta per quello digitale. Il costo di un test normalmente varia dai 10 ai 20 euro, ma su semprefarmacia.it trovi tantissimi sconti e promozioni che ti permettono di risparmiare. Abbiamo visto come e quando effettuare il test di gravidanza e come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, ma se hai altre domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.